Yes, we can see the slides on biodynamic basics and the holistic shift. Okay. So, hello everyone. Salve a tutti, benvenuti. So, I'm going to do a little presentation on the basics of our work. Vi farò una presentazione sulle basi del nostro lavoro. And also talk a little bit about what's called the holistic shift, the settling and deepening at the beginning of session work. Poi parlerò anche un po' del cambiamento olistico e dell'assestamento che facciamo all'inizio del nostro lavoro. So, starting off, what started me off in exploring the work Per iniziare, quello che è stato per me l'inizio delle esplorazioni nel lavoro was about 1975, in the mid-1970s. era il 1975, insomma a metà degli anni 70. I was in California and started and met a group of people, became part of a group of people that got very interested in the work of Randolph Stone. E a quel tempo mi trovavo in California e incontrai un gruppo di persone che erano particolarmente interessate al lavoro di Randolph Stone. Yeah. So that includes some people you may know, Jim File, Ray Castellino, and other people. E questo include delle persone che magari potreste conoscere come Jim File o Ray Castellino. And Dr. Stone really had a very deep awareness of the bioelectric ordering fields. And he developed something called polarity therapy, where he worked with the polarities of life force. Il dottor Stone aveva una vivida comprensione del campo bioelettrico e sviluppò un metodo che si chiama la terapia polarity. And part of his work was really deepening into stillness and sensing deeper forces emerging. E parte del suo lavoro aveva a che fare con l'approfondire nell'esperienza della quiete e poi sentire le forze più profonde che pian piano emergono. And that, sorry, before I want to move on, I just wanted to acknowledge Claire Dolby. Prima di continuare, volevo giusto riconoscere Claire Dolby. Questa è un'immagine di Claire. She passed away a few years ago. È mancata un paio di anni fa. And we met in Osteopathic College. E ci incontrammo nel collegio osteopatico. And dear Claire was the one who encouraged me to start a training in a more biodynamic approach to craniosacral therapy way back in 1987, I think that was. E Claire nel 1987 fu la persona che mi incoraggiò a iniziare un tipo di formazione nel campo del craniosacrale più biodinamica. So I just wanted to acknowledge her as I start to talk. Mi vorrei darle credito per questo, riconoscerla. So before Claire, we looked at Dr. Stone, and his orientation to stillness got me very interested in Dr. Sutherland's work. Quindi abbiamo parlato prima di Dr. Stone e il suo orientamento verso la quiete mi ha incuriosito rispetto al lavoro del Dr. Sutherland. And as I'm sure you
all know, he was the founder of the original work. E come immagino sappiate tutti quanti, lui è il fondatore originario del lavoro. He said when he was in osteopathic college, E quando era in collegio osteopatico disse che he was looking at some cranial bones, and the thought came to him, which is a very strange thought, beveled like the gills of a fish for primary respiration. He was looking at a temporal bone. quindi mentre guardava le ossa di un cranio, e in particolare le ossa temporali, gli venne questo pensiero, il fatto che si muovano come le branchie di un pesce. It was a very, very strange thought, but the idea of primary respiration, a deeper breath in the body, came to him. Era un pensiero strano, ecco, però gli venne questo pensiero che c'era un respiro più profondo nel corpo, il respiro primario. And he started to widen his field of awareness, and he sensed what we would call the deeper tides. E ha iniziato ad allargare il suo campo percettivo, e ha iniziato a sentire e orientarsi alle maree più profonde. So he started to explore what he called the tide, E ha iniziato a esplorare, a percepire quella che iniziò a chiamare la marea, which is what we sometimes call the long tide or tide, che è quella che and also the fluid tide. a volte chiamiamo la marea lunga, e a cui a volte ci riferiamo anche come la marea fluida. And he noticed the tissues of the body at a deeper level being breathed within the tides. So not what was called the craniorism or the waveforms, but the deeper sense of a deeper inner breath. E ha iniziato a avere la sensazione che non solo i tessuti si muovessero all'interno della marea, come poteva essere il ritmo craniosacrale, ma la sensazione che ci fosse una sorta di respiro interno ai tessuti, come un respiro più profondo. And I have a kind of quote. So from Dr. Sutherland, and we'll go through it slowly, see how we can translate it. E qui ho una citazione del dottor Sutherland, è una citazione un po' lunga, quindi vediamo come possiamo fare per tradurla. There is an invisible element I call the breath of life. È un elemento invisibile che chiamo il respiro della vita. I want you to visualize, it means to sense this breath of life as a fluid within the fluid. Vorrei che visualizzassi e sentissi questo respiro della vita come un fluido dentro ai fluidi. Something that makes it move, that expresses as a tidal movement. Qualcosa che lo fa muovere e che si esprime come un movimento di marea. Visualize, sense a potency, an intelligent potency that is more intelligent than our own human mentality, a deeper intelligence, a deeper life force. Visualizza una potenza intelligente che è più intelligente della nostra mentalità umana, una forza più profonda. And he in this quote, he says, the tide fluctuates, it ebbs and flows, comes in and goes out. In questa metafora dice che la marea è qualcosa che fluisce, che viene e poi si ritira, Like the tide of the ocean. come le maree dell'oceano. So as we know, the ocean has its waveforms, but he was talking about the deeper sense of a tidal life force. E noi sappiamo che nell'oceano ci sono le forme
a onda, delle onde, ma lui parlava di una forza più profonda, proprio come le maree. You will have observed its potency and also its intelligence, spelt with a capital I, its intelligence. Tu avrai osservato la sua potenza e anche la sua intelligenza con la I maiuscola. It is something that you can depend upon to do the work for you. Don't try to drive the mechanism, the system through any external force. Rely upon the tide. È qualcosa sul quale ti puoi appoggiare, puoi davvero fidarti che questa faccia il lavoro per te. Non devi cercare di influenzare o alterare il meccanismo attraverso delle forze esterne. And you know, he in a different, in a separate quote, which was really something that was very important for me when I was starting. Use no force from without. Let the unerring potency, the life force, do the work. In una citazione che per me è stata molto importante, diceva: non usare una forza dall'esterno, lascia fare il lavoro a questa potenza interna che non sbaglia mai. And this was quite an important, um, an important, an important resonance for me when I first started practicing. E questa è stata una risonanza per me importante quando ho iniziato a praticare agli inizi. When I was in osteopathic college, Quando ero in scuola osteopatica, I was taught very, very biomechanical things, but also much subtler things. mi furono insegnate delle cose biomeccaniche, ma anche cose più sottili, più profonde. And part of our training was to apprentice in an osteopath's office. E parte della nostra formazione osteopatica fu di And, fare un apprendistato, una sorta di tirocinio nello studio di un osteopata. and one of the osteopaths in the office had done training with Dr. Roland Becker, who I'll talk about a little later. E uno degli osteopati nell'ufficio aveva fatto la sua formazione con il dottor Becker, di cui parlerò più avanti. And that really influenced me to become stiller and to listen and to sense for something deeper than the waveforms of the CRI. E questo mi ha profondamente influenzato e mi ha anche spinto a cercare di ascoltare, a cercare di diventare più quieto e di ascoltare qualche cosa di più profondo dell'impulso ritmico craniale. Yeah. Yes. And here's a beautiful image from the Hubble telescope. E qui abbiamo una bellissima immagine dal telescopio Hubble. And what this is supposed to say, this is supposed to be the breath of life. The breath of life. E quello che Dr. questa Sutherland immagine talked about, vorrei che rappresentasse è il respiro della vita. Il dottor Sutherland parlò di... Dr. Sutherland talked about a mysterious essence, the breath of life, which generates the ordering forces that he called primary respiration. Il respiro della vita in qualche modo organizza queste forze che you said organizing forces that can you say again, Franklyn? A mysterious essence which generates, it's just written there, a mysterious essence which generates the ordering forces that Sutherland called primary respiration. Sì, questo che è una misteriosa essenza che genera
le forze organizzatrici della vita che il dottor Sutherland chiamò la respirazione primaria. And just to say, I just got a message that my internet's a bit unstable. So if I have to close down and reconnect, just be patient, okay? E mi è arrivato un messaggio che la mia connessione internet a volte è instabile, per cui se mi devo staccare e poi riattaccare vi chiedo di avere pazienza. Yeah. Strange life we have. We're so dependent on technology. È una strana vita la nostra, There we dove go. siamo così dipendenti dalla tecnologia. Dr. Stone talked about an experience he had, I think it was in 1945. E Dr. Stone parlò Not di... Dr. Stone, sorry. Dr. Sutherland talks about an experience he had in 1945. Dr. Sutherland parlò di un'esperienza che ebbe nel 1945, where he was called to the bedside of a man who was in the process of passing away. in cui fu chiamato al fianco del letto di un uomo che era in procinto di morire. And it was in the middle of the night. E And si trovava nel mezzo della notte the man's family were all around, they're all anxious. e dice, non ho sentito benissimo, ma qualcosa della famiglia che era ansiosa. And Sutherland told them all, let's all be still together, let's all settle. And Sutherland said he entered a stillness like he never experienced before. Quindi invitò tutti i presenti in qualche modo ad assestarsi ed entrare nella quiete. E Sutherland stesso fece questa esperienza, per cui entrò in una quiete che descrisse poi come una quiete che non aveva mai esperito prima. Everything seemed suspended in stillness. We would call that the dynamic stillness. Everything was resonating in the deeper stillness. E una quiete in cui tutto sembrava essere sospeso in quella quiete e tutto in qualche modo risuonava in quella quiete. And he said he sensed a presence coming into the field that, like a wind that seemed to move the man's spirit away and cast Sutherland's heart open in love, and also the family's heart in love. So instead of feeling fear and sadness, they felt love as the man passed away. That was very, very beautiful. E ci fu la percezione di come una forza che arrivò nella stanza, come una sorta di vento che trasportò lo spirito dell'uomo, come se lo accompagnò via, portando a un senso di apertura del cuore nel dottor Sutherland e anche in tutti quelli che erano presenti nella famiglia. Quindi invece di provare un senso di paura, provarono questa grande apertura del cuore. And if you never know when or how or if one will experience the breath of life. Sutherland's called that the breath of life, the Holy Spirit, if you like, in Christianity. E noi non sappiamo come o quando faremo esperienza della percezione del respiro della vita. Forse, ecco, nella nostra tradizione cristiana potremmo parlare di questa esperienza come l'esperienza dello Spirito Santo. And when it is present, you feel like this wind moving through everything incredibly fast, and your heart is literally cast open in love. I have experienced that once in client work and once with a spiritual teacher. And it's very, very extraordinary, really, and humbling. La sensazione è quando questa cosa ti attraversa, è come
qualcosa che si muove come un vento molto rapido attraverso il corpo. Io è una cosa che ho percepito con grande intensità, in particolare una volta con il lavoro con i clienti e poi con il mio insegnante spirituale. And it's from the breath of life that the ordering forces of life are generated. Ed è qualcosa che ci rende molto umili ed è da questo respiro della vita che le forze della respirazione primaria vengono in qualche modo generate. And Dr. Sutherland called the ordering forces primary respiration, as you all know. E il dottor Sutherland chiamò queste forze organizzatrici, come tutti voi sapete, la respirazione primaria. So I thought we could look at the levels of primary respiration, just have a little review of that, and some also of the functions of what Sutherland called the potency, the organizing force of the breath of life. E ho pensato di fare un po' una sorta di ripasso dei diversi livelli della respirazione primaria e di quella che Sutherland chiamò la potenza organizzatrice del respiro della vita. Here we just have a little chart of primary respiration. E qui abbiamo una piccola mappa della respirazione primaria. So the field, the ground state, the field that everything arises from is the dynamic stillness. It's from which primary respiration, all things emerge. Quindi la base da cui tutto emerge, in qualche modo, è la base della quiete, da cui tutti gli altri fenomeni emergono. And the first impulse that emerges from stillness, Dr. Sutherland called the ground swell, the ground swell. Quindi il primo impulso che emerge dal terreno, dalla base della quiete, è quella che il dottor Sutherland chiamò the groundswell, che in qualche modo è una sorta di... come si traduce, ragazzi, groundswell? Una sorta di fonte. Yes, I can imagine that's hard to translate the word It's hard, groundswell. yeah, the groundswell. It's like Sorgente? Cosa hai pensato, Aloca? Sorgente? Ah, brava, sì, sì, una sorta di sorgente, ecco. and perhaps some of you have sensed groundswell. E forse It has a very, very slow impulse. It's a very, very slow impulse that seems to move through everything, very, very slow, without a rate or rhythm, but very slow impulse. forse alcuni di voi ne hanno fatto un'esperienza, come questo senso di come un'emersione, con un movimento molto, molto lento. Ecco, non ha un particolare ritmo. Magari qualcuno di voi ne ha fatto esperienza. From that impulse, the levels of primary respiration emerge. And here we have long tide. E da quell'impulso primario emergono i diversi livelli della respirazione primaria, tra cui la marea lunga, which I'm sure you can all sense. It's a very stable field experience. We'll look at that in a little while. 50 seconds of inhalation, 50 seconds of exhalation. e questa marea lunga è qualcosa che probabilmente tutti voi potete percepire, un'esperienza di un'ispirazione lunga, lenta, di 50 secondi, e poi la fase di espiro di 50 secondi, ampia e molto stabile. And from the field of long tide, the potency manifests within the fluids to generate the fluid tide or the mid tide.
E dal campo della marea lunga la potenza si manifesta nei fluidi, nella marea fluida. And that's usually around 12 seconds or so of inhalation, 12 seconds or so of exhalation. And it's relatively stable, but you see the potency will manifest protective expressions that would change the fluid tide in various ways. And we'll look at that in a little while. E questo ritmo della marea fluida è abbastanza stabile, non è totalmente stabile come la marea lunga, si manifesta con dei cicli di circa 12 secondi, anche in maniera diversa però a seconda delle maree protettive, insomma, delle protezioni che ci possono essere. E lo vediamo adesso tra qualche momento. Yeah. And of course, as we meet from conception onwards, the conditions of life, E chiaramente quando incontriamo le condizioni della vita dal concepimento in avanti, potency may densify in various ways to protect, and then waveforms are generated, which Sutherland called the craniorhythmic impulse or craniorhythm. la potenza può in qualche modo condensarsi in diversi modi per proteggerci, creando poi delle forme ad onda. You said waveforms? Waveforms, yeah. Che crea poi delle forme a onda che noi possiamo percepire nel sistema. And the craniorhythm is not a tide, it's waves and it's relatively unstable. E questo è il ritmo craniale, che non sono delle maree, ma sono delle onde, ed è un ritmo relativamente instabile. And rather than linear, it's really more like, we'll see, rather than linear, it's more like fields within fields, and we'll look at that in a little while. E più che una cosa lineare, si tratta di campi dentro a campi. And here's, again, just a reminder of the groundswell, that deep initial impulse, that very slow impulse. That's really about interconnection of Questa prima immagine è un po' l'immagine della porta emergente, della sorgente, che viene percepita come un impulso ampio e con una qualità di interconnessione. Groundswell va bene ondata anche. E cosa dici, Maurizio? Groundswell si può tradurre come ondata, Ok. impulso che dà l'onda, capito? Ok. Sì, che poi si può confondere però con le onde superficiali. Ok, comunque, we have it. Yeah, okay. So let's all take a breath. Allora, facciamo tutti un bel respiro profondo. So let's start to look at the long tide. Allora, iniziamo a guardare la marea lunga. As we'll see, in a little while, we'll do some meditation, but the long tide can be experienced as a vast field, and with very, very slow movements, 50 seconds, again, towards your midline, 50 seconds away. It's totally stable. It doesn't respond to conditions, but it stays stable the whole time. Come vedremo tra un pochino nella meditazione, questo fa dei cicli di circa 100 secondi. Il ritmo della marea lunga è un ritmo totalmente stabile, con 50 secondi nella fase di inspiro e 50 nella fase di espiro. And here's just about how the long tide is sensed. In the Chinese system, it might be called cosmic qi. E qui dico qualcosa su come si potrebbe percepire
ad esempio la marea lunga. Nel sistema della medicina cinese ci si riferisce ad esso come il Qi del cosmo. So in your clinical work, as let's say you're standing at the foot of the table and you have your hands on your client's feet, Quindi nella pratica clinica puoi immaginare di essere seduto ai piedi del tuo cliente e con le mani appoggiate ai piedi. you settle into your own midline, your own sense of your own fields, if you like. E ti And connetti then col tuo senso della linea mediana, dei tuoi campi, you suspend your awareness widely around the client, the receiver's midline, very widely. poi sospendi la tua attenzione in maniera ampia intorno alla linea mediana del tuo cliente e la tieni in maniera molto ampia. And you may find that your awareness is actually moved by the long tide in 50-second cycles towards and away from the receiver's midline. So it's as though that you're being breathed with the long tide. You can kind of sense that as a deeper, wider. Puoi avere la sensazione che la tua attenzione stia respirando in questi cicli della respirazione primaria, espandendosi con ampiezza insieme all'esperienza che hai del tuo cliente. And it may feel like your client becomes suspended in the wider field, almost like they become more fluidic and whole and suspended. E potresti avere la sensazione che il tuo cliente in qualche modo sia sospeso in questo campo più ampio, come se fossi sospeso in qualche cosa di più ampio e intero. A long time ago, I did a training at a Tibetan institute in something called Kumnai, which is a Tibetan movement and awareness form. Tempo fa feci una formazione in una pratica di movimento tibetana chiamata Kumnai. And they were very aware of long tide. They called it the unconditioned winds of the vital forces, very stable, deep breath that they also talked about. E i tibetani li chiamavano i venti incondizionati delle forze vitali, quindi erano molto in qualche modo connessi a questo tipo di movimento. Really, it's wonderful. We'll do some meditation in a little while, just to let yourself be suspended in that wider field. E tra un pochino faremo una meditazione proprio per lasciarci, per percepirci come esseri sospesi in quel campo più ampio. And Sutherland talked about a transmutation, is the word he used, which is about a change in state. E Sutherland parlava di So he questa trasmutazione, quindi questo cambio di stato. So there's a change in state from the long tide into the body's fluids, again, which he called potency, that it becomes embodied as an embodied life force. C'è una trasmutazione da questo campo ampio nella potenza, nei fluidi del corpo dalla marea lunga, generando quella che viene chiamata la potenza, cioè questo processo di trasmutazione. So transmutation is a change in state into the fluids. Quindi la And trasmutazione potency è is un an cambio di embodied life stato nei force. fluidi ed è una forza vitale, la potenza è una forza vitale incarnata.
again, in the Chinese system, they may call potency Jing or vital essence, a very similar quality. Nel sistema della medicina cinese si potrebbe riferire a questa potenza vitale come un'essenza vitale e lo chiamano anche Jing. And transmutation generates the fluid tide. I'll just go to the next thing. La trasmutazione genera la marea media. And you all have sensed the fluid tide as a relatively stable, more embodied expression of life force. And again, that Noi manifests abbiamo around probabilmente fatto esperienza della marea fluida come una forza più stabile o relativamente stabile della nostra forza vitale. Again, we'll do a little meditation in a little while to just sense our inner tide. E tra un pochino faremo una meditazione per percepire la nostra marea interna. So my fluid tides just start to express an inhalation. E la mia marea fluida si esprime adesso con un inspiro. This kind of rising, widening, filling. Sale, si allarga, si espande, si riempie. Now we're just moving into this exhalation phase. Adesso inizia la fase di espiro. So the fluid tide is sensed by in a number of ways. E per cui la marea fluida si percepisce in un insieme di modi diversi. You might sense potency as an inner life force within yourself and within the client. Li potresti iniziare a percepire la forza vitale dentro te stesso e anche dentro il tuo cliente. And that tide-like movement, again, E sense quel, as an expression of the fluid tide. e quel movimento a marea che è un'espressione della marea fluida. And you know that sense when you're with the client that every cell of the system is suspended in fluid potency, fluid life force. La sensazione è che Life. ogni cellula in qualche modo sia sospesa in questa forza vitale fluida. And really, rather than a linear, the stillness, groundswell, long tide, mid tide, rather than a linear thing, it's really about fields within fields. E più che una cosa lineare, possiamo pensare a questi come campi sospesi dentro a campi. And it's quite potent, really. Credo che sia molto potente. This is an image of what's sometimes called the three bodies in osteopathic practice, or three fields within fields. Nella pratica osteopatica si parla dei tre corpi sono essenzialmente campi dentro a campi. The first person I heard of to talk about the energetic bodies was actually Dr. Stone. La prima persona a cui ho sentito parlare dei corpi energetici fu il dottor Stone. He talked about the physical body, the water body, the fire body, the air body. Physical body, the water body, the fire body, the air body. He talked about the elements. Quindi il dottor Stone parlava dei diversi corpi in termini del corpo fisico, il corpo dell'acqua, il corpo del fuoco e il corpo dell'aria. And he talked about the long tide as a vast etheric field, he called it.
very, very deep and stable field. Parlava della marea lunga come una sorta di campo eterico, So here we have, molto ampio e stabile. now, here we have the physical body suspended in fluid field, which is really a fluid potency field. You have the cells manifesting motility, inner. Qui abbiamo il corpo fisico con i tessuti, le cellule sospese nel campo fluido che si manifestano nel movimento che chiamiamo la motilità. Yeah, suspended in the fluid potency field, fluid tide, suspended in the tidal field of long tide, field within field. Sospese dentro il campo fluido che a sua volta sospeso dentro la marea lunga. Quindi abbiamo campi che sono sospesi dentro a campi. And very powerfully, everything suspended in stillness, dynamic stillness as it's called. So all things are suspended in and supported by a depth of stillness. I'm sure you've all have sensed that. E tutti questi movimenti sono a loro volta sospesi nella quiete dinamica. E sono sicuro che tutti voi avete fatto esperienza in qualche modo di questa quiete. Again, here's just another image of physical body, fluid field, tidal field. E questa è un'altra immagine del corpo, il corpo fisico sospeso nel corpo fluido, a sua volta sospeso nel corpo di marea. And just notice the vast field of long is like a torus-shaped field, constant movement towards and away from midline. E quindi guardiamo come il campo ampio ha una forma toroidale, in un costante movimento dalla linea mediana via dal corpo e di ritorno alla linea mediana e al corpo. And here's just an image of, we as little embryo, this is from Leonard Nielsen's work, suspended in those fields, growing and being nurtured in those fields. E qui abbiamo questa immagine di noi come piccoli embrioni che siamo sospesi, in qualche modo nutriti all'interno di questi campi. But let's settle and do a little meditation. Let's settle where we are. Allora, piano piano iniziamo a assestarci e ci muoviamo lentamente in una meditazione. Magari Aloka puoi guidarci tu nella meditazione? And just really settling, feeling contact with your chair, with the floor. E iniziate a sentire il contatto con la sedia, con il pavimento. And really bringing your awareness into your body. Portando l'attenzione davvero dentro il corpo. Letting your awareness settle into breath, sensation, maybe your heart center. Lasciando che l'attenzione si assesti nel cuore, nel centro del cuore, oppure nel respiro. Maybe sensing a quality of midline for yourself, whatever that is for you just now. Puoi sentire la tua linea mediana, sentirla adesso. Really settling. Assestandoti. And taking a moment to just rest in our hearts, in our heart center. E prendi un momento per stare nel cuore, nel centro del tuo cuore. And starting to widen our awareness from our hearts. E First, the whole of ourself in awareness. inizia ad espandere
la tua consapevolezza dal cuore. And really widening out to, you can almost sense that quality of being suspended in fluid, that fluid field, fluid potency field. So really widening awareness. Espandi davvero la tua consapevolezza sentendo questa qualità di essere sospeso nel campo fluido. So your awareness is widened to at least 1 meter around your body. Lascia che la tua consapevolezza si espanda almeno 1 metro oltre i confini del corpo. And just settling. E semplicemente assestati. And let your awareness rest around your midline in that fluid quality, that fluid field. E lascia che la tua consapevolezza si orienti a quella linea mediana che è al centro del campo fluido. And just see what starts to speak to you of your inner fluid tide. E prova a vedere se c'è qualcosa che inizia a parlarti del tuo corpo fluido. Do you feel that quality of rising, filling, relatively slow? Puoi sentire una qualità di qualcosa che sale e riempie abbastanza lentamente. And a quality of settling, deepening, exhalation. What speaks to you of your inner tide? E poi questa qualità invece che scende e si restringe, che cosa ti parla della tua marea interna? And if you start to get pulled into thinking or thoughts, just come back to your midline and heart and rest and widen again. And now very slowly widen further from your local field, really resting in your heart, widening out to fill the room, out into the environment a bit around you, letting your awareness rest around midline in the wider field. Oh, hello? Can you hear me? Oops. Hello? I can't hear you. Oh dear. Are we still, have we No, frozen? we can hear you well. Oh, sorry, because I couldn't hear the translation. Sorry. No, maybe Aloka had something happening. Okay. So sorry. So perhaps, Paolo, if you can take over. Sure, until she's back, yes. Yeah. So let's all settle again. We're settling with our awareness around our midline. Quindi ci riassestiamo con la nostra attenzione intorno alla linea mediana. Just seeing if we could sense that inner tide. And then I suggest that we widen further to fill the room with awareness, to move out into the environment.
Vediamo se possiamo sentire quella marea interna e poi lasciare che l'attenzione si espanda, riempire tutta la stanza. So again, resting in heart, widening awareness, Usiamo resting nel in the cuore wider field. una consapevolezza ampia, riposiamo nel campo ampio. Just see, do we start to sense a deeper, slower A percepire qualcosa di più lento e profondo. almost wind-like movement of our awareness? Do we sense a deeper and slower, almost wind-like movement of our awareness in the long tide? Che percepiamo un movimento profondo e lento nella nostra consapevolezza, come una sorta di vento che si muove. Just letting yourself be suspended in the wider field. E così ci lasciamo essere sospesi nel campo più ampio. And gently just noticing where we are and reorienting to our local field in the more embodied sense of tide. E poi prendiamo coscienza di dove siamo e ci riorientiamo alla percezione del nostro campo locale. Again, noticing sensations and breath. Sentiamo le sensazioni, il respiro. And slowly opening one's eyes and stretching a bit. Poi lentamente possiamo aprire i nostri occhi e stirarci un pochino. And maybe just looking around, orienting to the room we're in, to the screen again. E piano piano ci riorientiamo, ritorniamo con gli occhi aperti e guardiamo verso lo schermo. And thank you all. E grazie a And tutti. just again, grazie. And again, looking at this beautiful image of the fluid embryo, that growing being suspended in fluid, suspended in the wider field.
E riportiamo lo sguardo a questa immagine dell'embrione, questo embrione fluido, sospeso nel campo più ampio. And just moving to the next slide. E andiamo nella prossima slide. And again, I just wanted to acknowledge Sutherland, another quote from him: "Use no force from without, let the unerring potency do the work." Vorrei leggervi un'altra citazione di Sutherland quando dice appunto di non usare nessuna forza dall'esterno, ma lasciare che l'infallibile potenza faccia il lavoro. So in a biodynamic approach, you don't do things to the tissues or body. You settle and deepen and sense the forces coming through, and the Ecco forces perché doing the work. nell'approccio biodinamico noi non facciamo manovre, non facciamo cose, ma ci assestiamo e lasciamo che le forze più profonde emergano e facciano il lavoro. And so that takes us to the three functions of potency, or the embodied life force. Questo ci porta alle 3 funzioni della potenza, o anche possiamo chiamarla forza vitale incarnata. So the potency has three basic functions. One is organizational. It organizes cells and tissues into form. La potenza ha queste 3 funzioni. La prima è quella di organizzare nella forma i tessuti, le cellule. Right from the time we were that embryo throughout life, it organizes us in form. Questa potenza che ci organizza fin dall'inizio, da quando siamo un embrione, e continua per tutta la vita. And it has protective functions where it can densify to protect against unresolved history and conditions. E poi ha una funzione protettiva, perché si può addensare per proteggere aree del corpo dove ci sono tematiche non risolte. And in states of stillness and what we call states of balance, In uno stato di quiete, quello che chiamiamo lo stato di equilibrio, it can shift function from a protective function to a healing process. And really you feel the area coming alive, expressing in some way. in uno stato di quiete può cambiare la sua funzione da quella protettiva a quella di guarigione in qualche modo. So it has that healing function. Quindi ha anche questa funzione di guarigione. And here's a video of research from Tufts University. Questo è un video della Università di Tufts. And here's a little frog embryo, if you look at this one that I'm pointing to. Se vedete questo che sto mostrando col puntatore, è un embrione di rana. And they discovered with special cameras Con delle microcamere hanno scoperto that as the embryo forms, energetic processes occur between the cells. It moves the cells into place. che mentre l'embrione si forma c'è un processo energetico che sposta le cellule e le mette al loro posto. And the researchers talked about bioelectric exchanges in the fluids moving cells into place. E la ricerca dimostra che sono gli scambi bioelettrici nei fluidi a far andare le cellule al loro posto. That's an extraordinary image of the frog embryo being formed in a field of life force.
Sono bellissime immagini. Sono embrioni di rana che si formano grazie a queste forze bioelettriche in azione. And we'll see, is it okay to do this little 5-minute video? I don't know if you could translate. Have you seen Seifert's video before? Yes, Franklyn. Okay, so this is a little excerpt from research done in 1953. Questo è un piccolo estratto da una ricerca che si è svolta nel 1933. By William Seifert. 53, scusate, da William Seifert. And he discovered, he was researching primordial organism, the slime mold, which is protoplasm. Lui faceva una ricerca su un organismo chiamato muffa, cioè del protoplasma, il protoplasma di questa muffa. And he discovered a stable 50-second cycle in one direction and 50-second cycle in the other direction, completely stable movement within the slime mold. E lui ha scoperto che all'interno della muffa, del protoplasma della muffa, c'era un movimento stabile di 50 secondi in una direzione e 50 secondi nella direzione opposta. Which he discovered was not affected by anything he did to the slime mold. It was always present underneath, so to speak. E Seifert scoprì che questo movimento è assolutamente stabile e non viene disturbato o alterato da nulla di tutto quello che lui faceva alla muffa. Then he discovered that if he did something to the protoplasm, poi scoprì che se faceva qualcosa al protoplasma, the fluid would become dense to protect the protoplasm. Il fluido si addensava per proteggere il protoplasma. And in our terms, that's the protective function of potency. E questa è la funzione protettiva della potenza. So, there it is. A small part of the whole, such as we would see if we used a hand lens. Remember, this is not tissue, not an aggregation of cells, but just protoplasm. And through it all, there is constant streaming. And now the protoplasm is seen through the microscope. The movement never ceases as long as there is life. Did you want to translate a little bit? Ok. Sta mostrando il protoplasma e dice appunto che è immerso nel fluido. Can you go ahead? Except during hibernation in wintertime. The sound is very bad. I don't get the single words. I know the whole story. The younger portion of the Posso tradurre io qui che lo so a memoria quasi Sì, questo. grazie Paolo, perché anch'io so la storia, Un ma non so. pezzettino di protoplasma, una porzione più giovane, e l'abbiamo appena visto entrare in ibernazione. You know what? I'll move it forward to where I really want you to show. So here he's going to inject something into the protoplasm. Qui mando avanti nel pezzettino che vi voglio davvero mostrare. Qui inietta qualcosa dentro il protoplasma. The toxic salt. È un sale tossico. Suddenly stop. Vediamo che il movimento improvvisamente si arresta. Thus the protoplasm meets contingencies, heals itself, and thus saves itself. Vediamo che il protoplasma incontra i condizionamenti e questo gli permette di salvarsi. The powerful thing here is that when Seifert injects a toxin into the protoplasm, La cosa interessante qui è che quando il dottor Seifert inietta un sale nel protoplasma, locally the fluids become dense to stop the toxin from spreading.
localmente i fluidi diventano densi per impedire alla tossina di spargersi. And Cypher says here the protoplasm protects itself and heals itself. Questo è un modo, dice Seyfried, del protoplasma di proteggersi e di guarirsi. I thought that would be nice to see because that's a very direct expression of the healing function of potency, how it Questo è un would modo densify to protect. di mostrare una funzione guaritiva e protettiva della potenza, che diventa più densa per salvarsi. I'm sure you've all sensed that in your client work where areas of the body become dense or are expressing inertial issues, that quality of potency in protection. E questo lo avete probabilmente sentito nel vostro lavoro con i clienti, dove aree del corpo diventano più dense in qualche modo per proteggersi nei tessuti dei clienti. But that's the main thing I wanted to show, that protective quality of potency. E questa era la cosa più importante che volevo mostrare, quella proprietà protettiva della potenza. I'll just move on from here. E da qui vado avanti un pochino. So we have another 15 minutes, more or Yeah, less. I thought we could have, I'm almost moving to finishing. So I thought if there's a couple questions at the end, we can see what emerges. How does that sound? Andiamo avanti ancora un pochino e poi prendo alcune domande alla fine, se può andare bene a tutti. Here we just have some images from my book showing the movement of the fluid tide and how it breathes and how the tissues are moved with that. Questo disegno mostra il movimento dei corpi fluidi, del corpo fluido, dei fluidi e come i tessuti lo accompagnano. And then finally, again, there's the craniorhythmic impulse are more like waves on top of the tide. They're not an expression of the tide itself. Poi abbiamo l'impulso ritmico craniale, che sono come delle onde sopra la marea, non la marea in se stessa. So important in session work to help a system settle under the CRI into the deeper tides. We call that the holistic shift. Quindi è importante durante la sessione di aiutare il sistema ad andare al di sotto dell'impulso ritmico craniale, e questo momento è un momento importante che chiamiamo il cambiamento olistico. Again, here are the fields, physical, fluid, and tidal fields. Questi sono di nuovo i campi, il campo del corpo fisico, del fluido e del corpo di marea. And the CRI as like waveforms on top of the fluid tide. E l'impulso ritmico cranico come delle onde che sono al di sopra del corpo fluido. And just to acknowledge Roland Becker, I introduced him a little earlier, and he's the one who said, wait until the system shifts and primary reparations. E questo è il dottor Roland Becker, di cui vi ho parlato prima, ed è stato lui che ha detto aspetta finché il sistema cambia di passo e arriva all'interezza e alla respirazione primaria, e questo è il cambiamento olistico. So in session work we help the client system deepen and settle under waveforms, under conditions, until you start to sense a shift to wholeness, more fluidity, and primary respiration comes to the forefront. E quindi quello che facciamo durante la sessione è aiutare il sistema del paziente ad andare al di sotto di queste perturbazioni superficiali fino a raggiungere appunto la profondità del corpo di marea. So here we start, it's just showing the first settling that occurs is the relational field. So our relationship with the client
needs to feel safe for them, needs to settle. Quindi il primo approccio consiste, il primo passo consiste in questo assestamento nel campo relazionale, in cui anche l'operatore e anche il cliente possono assestarsi. And we wait, we help them settle, we help the person resource, and usually I listen from the feet and wait for that sense of deepening into fluidity again and wholeness. Aspettiamo insieme con il cliente, lo aiutiamo a trovare risorse. Io di solito questo primo momento lo faccio stando ai piedi del cliente, fino a che non accade questa svolta verso l'interezza e il movimento fluido. So taking a breath. Faccio un respiro profondo. So here we have again the 3 fields. Qui vediamo di nuovo i 3 campi. And we listen, we usually start at the feet, but here it shows the cranial hold. Io di solito parto dai piedi, ma in questa immagine vediamo una presa al cranio. And we widen our awareness with that sense of all 3 fields. E da lì espandiamo la nostra consapevolezza fino ad avere un senso di tutti e 3 i campi. And we may, and we may sense a shift. Have you ever sensed this as though the client system becomes more fluid, almost embryo-like? E Yes, you lose a sense of the it becomes almost embryo-like. E aspettiamo fino a che abbiamo il senso del corpo del nostro cliente che diventa più fluido. È come se tenessimo fra le mani lui come un embrione. Yeah, so all the different patterns and the faster motions settle, and you sense that shift to what Dr. Becker said, wholeness and a deeper sense of primary respiration. E tutti i movimenti superficiali, gli schemi lesionali cessano di agitarsi e ci permettono di andare più in profondità a sentire questa qualità fluida del sistema profondo. And then you sense that deepening field to field. You sense the client is sensed to be suspended in all the fields. That powerful deepening field within field. E qui si ha la percezione di un potente approfondirsi di questa sensazione dell'essere campi all'interno di campi, Great. di essere sospesi in campi all'interno di campi. Field within field. Campi all'interno di campi. I thought that would be a good place to stop, to finish really the presentation with that sense of being suspended in fields. Credo che questo sia un buon punto per interrompere e concludere questa presentazione con il senso di essere sospesi campi dentro campi. So I will stop my screen share and then you can just see me. How do I just get to me? View. Credo che questo sia un buon momento. Adesso here we go. tengo la presentazione e mi vedete. I don't want to do that. Whoops. Sorry, I'm just trying to get out of here. I see. Here we go. There we go. Got it. All right, there I am. Ecco, ci siamo. So I hope that I forget how much longer things take with translation. So I hope that wasn't too much. I hope that was. Scusatemi, ero dimenticato di quanto tempo ci vuole quando c'è bisogno della traduzione e quindi magari ho preso un po' troppo tempo. Yes. So we have a couple of minutes. I don't know. Did you have any time for a couple of questions? Do you think? Abbiamo pochi minuti. Pensate che abbiamo tempo per qualche domanda? Yeah, I think it's a great idea. Let's see if we have a few questions.
Sì, se qualcuno vuol fare una domanda, ragazzi. Se la fate in chat la traduco io, se no potete farla direttamente aprendo il vostro microfono con la vostra voce. Bene, vorrei fare io una domanda e un piccolo approfondimento sul momento della morte, per cui cosa succede nella potenza che emerge. I would love to ask you about the moment of death. What happens to the potency in that moment? That's quite a powerful question, just to acknowledge that. Riconosco che questa è una domanda molto potente. I haven't actually held a person at the moment of passing. So this is more from what I know about the work itself. Non ho mai avuto occasione di tenere una persona nel momento di lui o di lei morte, quindi quello che dico è più dalla mia esperienza del lavoro. Apparently, at the moment of death, the potency settles. Sembra che al momento della morte la potenza si assesti. And you can sense the long tide coming through in a final inhalation out into the field. E sentire il respiro primario che viene in una ispirazione che attraversa tutto il campo. And it is said that our spirit, our consciousness, our soul, whatever you want to call that deeper essence, E si dice che lo spirito, l'anima, quello comunque volete chiamare quell'essenza profonda, the long tide, like a deeper wind, brings the soul out of the body into really the transition to, in many traditions, into a new life. la marea lunga arriva e prende come un vento, prende questo spirito, quest'anima e lo aiuta a transitare, come dicono molte tradizioni, in una nuova vita. And it goes back to what Sutherland says he'd experienced that time back in 1945. Più o meno come spiegava il dottor Sutherland che era successo a lui nel 1945. When he sensed the breath of life rising and the man's spirit being moved into the next life, really. Che lui aveva sentito il respiro della vita arrivare come un vento e portar via con sé lo spirito di quell'uomo. I don't know if that's helpful or not. Non so se questo può essere utile. There are a few questions. One is about the transmutation. If you say something more about transmutation, Franklyn. Well, if you imagine that every cell of me is suspended in that wider field of long tide. Se immaginate che ogni cellula del corpo è sospesa nel campo più ampio della marea lunga. You can perhaps sometimes sense this in yourself. Come potete sentire qualche volta in voi stessi. As the long tide is moving towards your midline. Quando la marea lunga si muove verso la linea mediana. And there's a settling and deepening towards the end of exhalation. E alla fine della espirazione c'è un assestamento e un andare in profondità. Just at the end, towards the end of exhalation, there's what Dr. Sutherland called an ignition. Alla fine della espirazione c'è quello che il dottor Sutherland chiamava accensione. Where there's a lighting up of potency within the fluid. So there's a change of state from long tide into the fluids where an embodied life force is ignited within the fluids. C'è un momento in cui c'è un cambio di stato e c'è un
una accensione, la potenza accende i fluidi. So Dr. Sutherland called that the ignition of potency within the fluids. E il dottor Sutherland chiamava questa cosa l'accensione della potenza nei fluidi. And it happens at the moment of conception, when we were conceived, Succede al momento del concepimento and it continues through life, throughout life, e continua per tutta la vita until that final passing, that final movement when we fino a pass quel from this life. momento finale della vita che è il trapasso. Few more questions. Paolo, prendiamo qualche Sì, altra. I would say we take one more question. One more Facciamo question. un'ultima domanda. Ce ne sono varie in chat. Gliene leggo una. So Franklyn, I just tell you a couple of questions so you can weave them in maybe Okay. one kind of brief, answer here. So somebody's asking, how do I better sense the tides? Somebody else is saying, how much does spiritual work help with the practice? And also, if you are working with a system and everything is silent and compressed, how can I initially give a little kick so that the rhythm will start again? So Yeah. that's Well, there's so many important territories there. Well, I think to start with the last question, there are different qualities of stillness. So one thing we learn to do is to differentiate between a deepening stillness Ci and a sono sense. diverse qualità della quiete, ci sono diverse qualità che si approfondisce. From deepening stillness and that sense of being suspended in stillness, E il senso di essere sospesi nella quiete, to a sense of stasis and a sense of density. e poi all'altro lato della gamma c'è un senso di stasi, di densità. Which has a very different feeling. It's flatter and denser. E questa ha una sensazione molto diversa perché è più piatta e più densa. So I always start every session off in chairs where I help the client find a sense of felt resource. Io di solito inizio le sessioni stando seduti uno di fronte all'altro e aiuto il cliente a trovare delle risorse. And it's not uncommon. It can take 3 to 6 sessions before the holistic shift can really deepen. E non è insolito che ci vogliano da 3 a 6 sessioni prima che si possa avere un cambiamento olistico veramente profondo. So when a client comes, the first thing you feel are the conditional forces, the sense of density, usually. Quando il cliente arriva per le prime volte, quello che senti di solito sono la densità e le forze del condizionamento che sono presenti nel suo sistema. It may take a few sessions for them to feel safe with you too. E potrebbero volerci anche un po' di sessioni prima che loro si sentano al sicuro nel rapporto con te anche. So again, going back to another question, it's great to do your own tidal meditation every day, so you start to sense your own tide, and you would want to suspend your awareness around the receiver system and settle till you start to sense their tide. So that sense of deepening and stilling is the first step. Wide perceptual field and stilling. Rispondo anche alla domanda precedente dicendo che per questo è particolarmente utile che ognuno di noi abbia una propria pratica spirituale e la possibilità di sedersi in meditazione, sentire la propria quiete, il proprio corpo fluido e la propria quiete, perché è da questa quiete che poi possiamo procedere. And if things are very dense and locked up, I'd really orient to long tide and settle. Se le cose sono molto dense e bloccate, io davvero mi oriento alla marea lunga.
I might go to the client's sacrum and settle widely there if that feels like it would help after. Potrei andare a sedermi al sacro del cliente, tenere il sacro e orientarmi alla marea lunga finché non accade un assestamento. And there's probably, if they're fairly locked up, there's no sense really of fluid tide because the potency is quite dense probably at that point. Se è davvero molto bloccato potrei non avere alcun senso di movimento fluido lì. So I have a very wide awareness around their midline. Devo avere una consapevolezza molto espansa, tenendo il sacro e orientandomi alla linea mediana. And I just let my hand breathe as though there's a quality of exhalation of the fluid tide, and I just settle and deepen. So I don't try to stop. The old CV4 thing is not helpful. That locks everything up. I'm sorry, I didn't get you. So I'll just let I have my hand under the person's sacrum. Ho la mano sotto il sacro della persona. Have a wide awareness again around their midline. Ho una consapevolezza grande, molto ampia, intorno alla sua linea mediana. I'll just let my hand breathe as though there's an exhalation, the fluid tide. Just let my hand take a breath and then deepen, and just let everything drop and deepen and wait. And over a number of sessions, the potency will start to come alive. E io rimango lì, aspetto finché non sento un respiro che muove la mia mano al suo sacro. E ci possono volere anche diverse sessioni per questo. Yeah, I don't know if that was helpful. Non so se questo risponde alla tua domanda. I think it's been really helpful that you've given these these small answers. Quindi penso sia stato utile che Franklyn abbia dato queste piccole risposte, dandoci un po' anche il senso, no, del suo orientamento nel lavoro, che si capisce, ecco, tra le righe di quello che ci spiega. So yeah, we could feel, the way you're orienting in the way that you're describing this. So. But I was thinking sometime in the future, if you like, we could just have a question answer time, if that would be helpful for people. Penso che potrebbe essere interessante in futuro avere un incontro solo per domande e risposte, potrebbe essere di aiuto per le persone. I think it's a great idea. We could organize around this. Credo sia un'idea fantastica, potremmo organizzarla. Quindi direi a Franklyn che lo ringraziamo tantissimo per essere stato qui con noi oggi. È stato veramente un piacere anche vedere il suo approccio della biodinamica, sentirlo dalla sua voce oltre che leggerlo dai libri. Quindi veramente una risorsa meravigliosa averti avuto qui con noi, Franklyn. We're very grateful for you, Franklyn, to have been with us and showing from your live experience your approach to biodynamics. And I'd be very happy to do a question time, open things up again at some point. Sarei molto contento di avere un momento di question time per aprire ed entrare più in profondità in queste domande, in queste and may we all stay safe and well in this very strange time we're in. And much best wishes to everybody. E vi faccio molti auguri di stare bene in questo tempo così strano che stiamo vivendo. Thank you, Franklyn. Next week we will be with Cheriona. Oh, great. Settimana prossima sarà Cheriona, che è sua moglie. E quindi faremo un altro pezzettino di esplorazione con lei sabato prossimo alle 4. Allora ringraziamo Franklyn tutti insieme. Grazie. Thank you so much, Franklyn. Thank you. Grazie. Thank you so much.